Tanti di voi mi chiedono come si accende una macchinina radiocomandata con un motore a scoppio. Ve lo mostro subito. Ciao a tutti ragazzi e ben trovati sul canale di DP Modellismo, ma soprattutto ben trovati con un nuovo video. In questo periodo vi ho un po' trascurato, perdonatemi, ma tranquilli che tutto tornerà alla normalità, quindi torneremo con video settimanali il prima possibile. E oggi voglio fare un video per rispondere a una domanda che tante volte si trasforma in un SOS di aiuto per quanto riguarda l'accensione di un modello radiocomandato con motorizzazione a scoppio. E visto che oggi devo fare qualche prima accensione delle tanto amate e tanto richieste Hobbytech NXT, ho detto vabbè, facciamoci un video, così spieghiamo passo dopo passo cosa dovete fare nel momento in cui vi arriva un modello radiocomandato con motorizzazione a scoppio a casa. Tanti di voi ragazzi mi dicono cose fuori dal mondo, per esempio, ma la cordina la devo tirare, ma la benzina la devo inserire, ma questa è una macchina che ha delle batterie. Cioè, sono tutte domande che magari noi esperti del settore diamo per scontato, ma naturalmente per chi inizia, per chi è profano di questo settore, sono cose che magari vi mettono in allarme, vi mettono paura, e invece dovete stare tranquilli perché non è nulla di difficile. Adesso, qualche anno fa forse era un po' più complesso gestire questo tipo di motorizzazioni, ma oggi è veramente semplice, grazie alla qualità di queste componentistiche che troviamo ormai su modelli di una certa fascia di prezzo. Qui vi ricordo, parliamo della Hobbytech NXT, un modello RTR che vi ho presentato qualche anno fa, che sono sicuro che ha fatto veramente breccia nel vostro cuore, in quanto è un modello RTR con un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. E visto che noi di DP Modellismo in alcuni periodi offriamo anche la prima accensione gratuita, questo video viene un po' meno, però anche nel momento in cui noi effettuiamo la prima accensione e vi arriva il modello a casa, voi che siete profani di questo settore, siete dei neofiti, non sapete cosa fare. Tranquilli, ve lo spiega Panettino vostro. La prima cosa da andare a fare una volta tirato fuori il modello dalla scatola, proprio come ho fatto io, è di andare a montare il filtro, se non è montato, perché su alcuni modelli è già montato, mentre altri preferiscono tenerlo chiuso all'interno di una busta in modo tale di andarlo a montare in un secondo momento. Una volta montato il filtro e bloccato con delle fascette, perché sono importantissime, se no entra la polvere e quella fa danni, cosa dobbiamo andare a fare? Controllare che tutto il modello sia assemblato correttamente, perché vi ricordo che questi sono modelli assemblati in fabbrica e può succedere magari che c'è una vite lenta, c'è una guarnizione magari che non è montata correttamente, e vi consiglio di perdere quei 10-15 minuti per controllare che tutto sia montato correttamente. Vi basta dare un colpo d'occhio a tutte le varie componentistiche. Fatto quello, un'altra cosa importante da andare a fare riguarda l'elettronica del modello, perché questo è un modello con motorizzazione a scoppio, ma i servocomandi che servono per accelerare, frenare e sterzare vengono alimentati da una sorgente elettrica, un pacco batterie. In alcuni casi possono essere batterie stilo e sono 4, oppure come in questo caso che la Hobbytech ci fornisce di serie un pacco batterie composto da 5 elementi 6 volts che dobbiamo andare a caricare con un caricabatterie apposito. Caricata questa batteria, andiamo a inserire le batterie all'interno della nostra trasmittente, l'accendiamo, accendiamo il modello e andiamo a verificare che il tutto funzioni correttamente, e posso già vedere che i leveraggi di sterzo, i fine corsa non sono corretti, perché
il servocomando dello sterzo, nel momento in cui gira tutto, possiamo vedere che va a sforzare, cioè il fine corsa meccanico non è lo stesso di quello elettronico. Vi faccio capire. Allora, nel momento in cui sono arrivato a fine corsa, che è questa posizione qui, il servo si trova in questa posizione, ma io ancora ho possibilità di farlo ruotare, e questo non fa bene al modello. Questo può danneggiare il servo. Come vi ho sempre detto, la parte elettronica è una delle prime parti che, se volete fare degli upgrade, è quella giusta da andare a fare, perché è fondamentale, ma se di certo non andiamo a gestire i fine corsa, la vita potrebbe accorciarsi di molto. Quindi magari lo usate 1, 2, 3 volte, si brucia il servo. Come mai? È normale, perché i fine corsa non sono stati tarati giusti e quindi il servo va sotto sforzo. E come si fanno a gestire? Vado a posizionare il servocomando alla stessa posizione di prima, quindi abbiamo una regolazione sbagliata. Vado a diminuire dalla radio il dual rate fino a quando non trovo una corrispondenza esatta del fine corsa meccanico con quello elettronico, perché vi ricordo, è inutile andare a far sforzare il servo se per fare raggiungere anzi la battuta, l'angolo massimo di sterzo, abbiamo bisogno di 20 gradi di rotazione del servo, noi gliene andiamo a richiedere 60. È sbagliato. Quindi se partite dal massimo, in questo caso vi spiego questo per quanto riguarda l'NXT, andiamo a diminuire mano a mano fino a quando non vediamo che l'angolo di sterzo diminuisce. Vedete? È diminuito. Lo riaumento un pochino fino ad arrivare a battuta, mi tengo anche un po' di margine e guardate un po', siamo a 6 tacche su 10, quindi c'è un netto sforzo del servocomando che noi possiamo evitare effettuando questa operazione, che vi garantisce una vita più lunga dei vostri servocomandi. Stessa cosa da andare a fare con il gas, ma fortunatamente questo modello, per quanto riguarda il gas, ha una taratura abbastanza fissa ed è fatta in fabbrica. E poi tranquilli che se avete scelto di fare la prima accensione da noi, a questo ci pensiamo noi. Adesso ragazzi, fatto questo, cosa dobbiamo andare a fare secondo voi? Dobbiamo andare a mettere del carburante all'interno del serbatoio. Vi consiglio di utilizzare esclusivamente un carburante di qualità. Questo non è una sponsorizzazione, questo è un dato di fatto. Utilizzate carburante di qualità come quello di Casa Energy, che vi garantirà una facile carburazione, un'ottima lubrificazione del vostro motore, che allo stesso tempo, oltre a garantirvi una longevità della motorizzazione veramente ottima, vi garantirà anche una minor manutenzione. Quindi adesso vado a fare il pieno al serbatoio e una volta fatto vado a riempire il circuito di alimentazione, quindi vado a riempire il tratto di tubazione che collega il serbatoio al carburatore e naturalmente faccio entrare anche un po' di carburante all'interno del motore. Ma prima di fare questo vado a fare un'altra cosa che in tantissimi mi commentate sotto ai vari video: ma non è vero, ma è falso, ma cosa stai dicendo? Ma cosa state dicendo voi ragazzi? Vi sbagliate. E di che cosa sto parlando? Di andare a scaldare il motore con un phon. Io tante volte ve l'ho fatto vedere anche con un phon per capelli. Ci sono utensili anche specifici per riscaldare la testa del motore che non ritengo validi, perché dobbiamo scaldare il motore, non la testa, che la testa serve per dissipare il calore, quindi non ha senso. Dobbiamo scaldare il motore. E perché dobbiamo scaldare il motore? Perché lo voglio cotto al punto giusto? No ragazzi, e qui vi voglio insegnare un'altra cosa per chi magari non la sa, oppure per chi pensa di saperla e magari si sbaglia. Questi sono motori che sono dotati di accoppiamenti conici, non hanno fasce. Quindi se è un accoppiamento conico, cosa vuol dire? Che il cilindro è di forma conica, il pistone è di forma cilindrica, e quando il pistone
arriva al PMS, punto morto superiore, quando è nuovo tende a bloccarsi, tende a inconarsi. E perché si va a scaldare il motore? Perché questi sono motori che lavorano grazie alle dilatazioni termiche. Quindi se abbiamo un motore nuovo, lo andiamo a scaldare, il cilindro si dilata, l'accensione avverrà più facilmente. Questo ve lo consiglio specialmente nelle prime fasi di accensione. Quindi ragazzi, spero di avervi fatto capire perché bisogna scaldare il motore. Ah, me stavo dimenticando, perché oltre a dire che non serve, tanti dicono basta svitare la candela. Qui non parliamo di compressione, perché sono motori da 3,5 cm cubici, non è che hanno una compressione che serve un escavatore per tirare lo strappino oppure per accenderli tramite cassetta. La cosa che rende più difficile l'accensione in assoluto quando un motore è nuovo è proprio il fatto che l'accoppiamento conico non permette al pistone di arrivare facilmente al punto morto superiore. Quindi prendo il mio bel phon, che in questo caso è una piccola pistola termica, ma potete utilizzare anche un phon per capelli se non avete questo tipo di utensile, lo attacco alla corrente e vado a scaldare in maniera omogenea il mio motore. Dove? Subito sotto la testata, perché vado a scaldare il carter e lo porto a una temperatura di circa 50, 60, 70 gradi, dipende da quanta potenza ha questo utensile. Tranquilli, non gli fa male, sono motori che lavorano fino a 120 gradi. Scaldate, scaldate bene. Una volta scaldato il motore, vado a riempire il circuito di alimentazione. Non l'ho fatto prima perché scaldando il motore potrei andare a colpire il carburatore e il carburante potrebbe tornare all'interno del serbatoio. Si chiama effetto vapor lock. Questo è importante ragazzi, perché se si scalda troppo il carburatore, come vi dicevo, il carburante potrebbe ritornare indietro. Quindi l'ho scaldato, adesso vado a riempire il circuito, quindi scollego la presa di pressione sulla marmitta, soffio all'interno e vado a riempire questo circuito. Facendolo vado anche ad aprire tutto il carburatore in modo tale che il carburante entrerà più facilmente. E ragazzi, mi raccomando, non è che dovete fare così, dovete fare entrare carburante, quindi il carburante deve entrare nel motore e il motore deve avere abbastanza carburante per accendersi. Nel caso in cui esagerate, cosa succede? Nulla di che ragazzi, si ingolfa un po' il motore, svitate la candela, tirate un po' lo strappino, esce il carburante in eccesso, rimontate tutto e poi fate quello che mo vi faccio vedere. Dai, va! Soffio, Hai visto com'è passata la benzina? Ci è voluto un attimo. Adesso rimonto il tutto e vado a dare qualche colpo allo strappino per far sì che il carburante arrivi sopra il pistone. Senti quanto è duro, senti quanto è duro. Pensa se non lo scaldavo. Adesso un po' si è ammorbidito. Perché? Perché si è lubrificato grazie al carburante. Quindi una volta fatto questo, prendo l'accendicandela che come vedete è sotto carica, perché questi devono essere caricati una volta che arrivano a casa vostra ragazzi, e li dovete caricare per almeno 8 ore. Se non li caricate non accendono la candela, non la illuminano e quindi il motore non si accende. E una volta che è carico lo andiamo a posizionare sulla candela. Che cosa vado a fare io adesso? Essendo che mi trovo in una postazione comoda, perché sono nella mia officina, ho messo il modello sopra a una cassetta d'avviamento, che voi potrete anche emularla con un pezzettino di legno. L'importante insomma è che le ruote non tocchino a terra. Fortunatamente Hobbytech che le ruote ormai pneumatici ce li dà da montare, quindi arrivano già smontati. Io l'ho messa su un ciocchettino, accendo e faccio stabilizzare. Ma per aiutarmi spengo la parte elettronica e vado a accelerare leggermente il servocomando in modo tale che nel primo momento di accensione quel poco di gas in più mi aiuterà ad accendere il motore. Attenzione, perché ragazzi,
qui dovete stare pronti, vi sporcate tutti, un casino da Madosca, quindi fate attenzione, vai. Accendi candela, inserito. Quanti strappi mi servono? Per me 3-4. 3-4 dici, vedemo, non lo so, forse pure di più, dai. Vai. Eccolo. Sta arrivando, Tranquilli, muove silenzio tutto. Ok, adesso faccio stabilizzare il motore. Qui vedete il nostro sistema di aspirazione, ragazzi, che va verso l'esterno, realizzato in maniera artigianale, ma fa il suo sporco lavoro, perché sennò qui ci intossichiamo. Adesso faccio stabilizzare il motore per qualche minuto, lo tengo anche un po' accelerato, non succede nulla, il motore è freddo. Se non l'avete, procuratevi una pistola termica e controllate la temperatura. Un paio di minuti, Ok, quindi con questa prima fase di accensione cosa ho fatto, ragazzi? Ho portato il motore a una temperatura di circa 60-70 gradi, infatti siamo a circa 56 gradi sul carter, sulla testa sicuramente siamo di più, infatti ne segna più di 80, ma tranquilli perché questi sono motori raffreddati a aria, quindi controllate la temperatura, che è importante è che non superi i 90 gradi il carter, qui dobbiamo lavorare intorno ai 70 gradi e nel caso in cui la temperatura incrementa, come possiamo agire? Con il nostro giravite, dove sulla vite dei massimi e sulla vite dei bassi. Da qui possiamo andare a gestire tutto quanto per quanto riguarda la temperatura d'esercizio del nostro motore. Se mettiamo caso ci troviamo in una zona poco areata oppure fa veramente caldo oggi, magari procuratevi un componente che vi permette di raffreddare il motore. Può essere anche un phon, può essere una ventola, un qualsiasi cosa che faccia freddare la vostra propulsione. Io da quando l'ho accesa, l'unica cosa che sono andato a gestire è la vite della battuta del minimo. La sono andata leggermente ad aumentare perché il motore è nuovo, il motore è serrato perché l'accoppiamento è conico, quindi per stabilizzare il motore vado a accelerare leggermente la parte del minimo, quindi ad avvitare la vite. Una cosa che ci tengo a specificare, che è veramente importante: i modelli non arrivano a casa vostra carburati, ma arrivano tarati. Sono due cose completamente diverse. La taratura che ci dà la casa permette di accendere il motore tranquillamente. La carburazione è quando voi affinate la taratura per la giornata in cui state utilizzando il vostro propulsore, ma soprattutto anche per la vostra guida. E lì dovete avere orecchio e anche un po' di capacità. Quindi, da come vi arriva, ragazzi, voi non dovete andare a toccare le viti 13 giri, tocca di qua, tocca di là. No, dovete affinare la carburazione andando ad avvitare o svitare le 3 viti, nella maggior parte dei casi sono 3, ma possono anche essere 4, che riguardano il carburatore. Come si fa? Io vi ho fatto un video, ragazzi, che è stato stravisto e ha aiutato veramente tanti di voi. Vi lascio il link qui in alto, così cliccate e capite anche come si fa la carburazione.
Fatto questo, cosa faccio? Lascio macerare il motore per 3 serbatoi in modo tale che si rodano biella e cuscinetti, e dopo aver fatto questo faccio freddare il mio propulsore, affino la carburazione e poi siete pronti per il rodaggio. Quindi modello a terra e completate 1 litro di carburante ad andatura lenta, quindi senza tirargli il collo. Potete girare tranquillamente. Adesso faccio lavorare un po' il motore e poi vi do qualche altro consiglio. Ok ragazzi, abbiamo quasi completato il terzo serbatoio. Sono stato sempre presente, quindi ho sempre tenuto sotto controllo tutti i parametri. Adesso cosa vado a fare? Vado a dare tutto gas al modello, tanto è bello grasso perché ho arricchito la carburazione, fatelo anche voi, perché con questa operazione andiamo a pulire tutto il motore all'interno grazie all'eccesso di carburante. Mi raccomando, fatelo solo con motore grasso, quindi quando siete arrivati, se avete già ingrassato il motore non c'è bisogno, ma quando siete arrivati alla fine o quasi del terzo serbatoio, andate ad agire sulla vite del massimo svidandola di circa un giro e mezzo, prendete il radiocomando e accelerate gradualmente. Ingrasso ancora un pochino, sentite come borbotta, mo se lava per bene. Occhio al carburante. 30 secondi, nulla di più, tanto non succede nulla. E adesso piano piano andate a togliere il gas, no di colpo perché sennò si spenge. Perfetto, si è spento, tanto era quello che volevo fare, perché adesso faccio freddare il motore. Una volta fatto freddare vado a riaccendere il tutto, ottimizzo la carburazione e poi siamo pronti per scendere in pista. Ok ragazzi, una volta che il motore si è freddato ho quasi completato tutte le operazioni necessarie prima di scendere sul campo, quindi prima di iniziare a girare. Durante queste operazioni ho controllato tutto il modello, che si comportava bene, se c'era qualche perdita, insomma se il tutto funzionava correttamente. Motore uscito alla grande, anche se è un motore economico, un motore a strappo. Queste accortezze, oltre a garantirvi delle migliori performance, oltre a garantirvi una migliore stabilità della carburazione del motore, insomma di tutto quanto, vi garantiscono una longevità maggiore del vostro motore, così non vi si rompe in breve, perché ragazzi è un attimo danneggiare un motore di questo genere. Vi ricordo, parliamo di motori che compiono tra i 30 e i 40.000 giri, in alcuni casi anche di più, quindi sono gioiellini. Adesso che cosa vado a fare? Vado a riaccendere il mio motore, ottimizzo la carburazione perché l'ho toccata leggermente in modo tale da mantenere la temperatura, come vi ho detto prima, intorno ai 70 gradi per quanto riguarda il carter. Accendo il tutto e poi siamo pronti, e vi faccio vedere pure un'altra cosetta perché lo sai l'olio che esce mo dalla marmitta? Vai, va, scendiamo. Dimagrisco subito perché tanto avevo un grassato che brutto.
pronto ragazzi, adesso che faccio? Lo spengo. Come? Da qui sotto. Il dito, oltre 20 anni che lo faccio, è sano. Fermo il volano, naturalmente motore al minimo, non lo vado accelerato perché sennò sai fette di salame. E adesso vado a scollegare l'aspiratore e vado a svuotare lo scarico perché sicuramente troverò al suo interno tanto olio. Senza andare a mettermi sul lavandino cerco di farvelo vedere, potrebbe anche non essere perché comunque sia gli ho dato una bella spurgata, però io lo faccio sempre e controllo il tutto. Eccolo qua, manco tanto dai, di solito ne può uscire anche molto di più. Fate questa operazione qualche volta, controllato già tutto quanto, tarato già tutto quanto, questa NXT è pronta a partire verso il suo proprietario e se voi non avete scelto di far fare a noi la prima accensione e la volete fare voi e fate bene così, vi imparate ragazzi, perché il modellismo vuol dire sporcarsi le mani, vuol dire utilizzare attrezzi e vuol dire anche sbagliare in alcuni casi. Ma comunque sia, se avete qualche dubbio, spero di avervelo schiarito. Mi raccomando ragazzi, anche se non sto più pubblicando qui su YouTube come prima, continuate a sostenerci perché per noi è fondamentale. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti. Ciao!